Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Questo mostriciattolo, anzi questo mostro piuttosto grosso, l'N5 prodotto da F-Ovens, ovvero sia F1, è adesso ospite a casa mia grazie all'aiuto dell'amico Fulvio De Marco che me l'ha mandato per testarlo e anzi è venuto lui stesso e lo vedrete nel video mentre inforna le pizze con me. Quanti tra noi almeno una volta non hanno affrontato il problema di avere più persone a tavola e di dover sfornare più pizze e non sapere come fare con i nostri normali forni che sfornano magari una pizza alla volta? Ebbene, il forno N5 è un po' la risposta, perché all'interno di questa camera che voi potete un po' intravedere ci sono la bellezza di 50 x 50 cm di spazio utile che stanno proprio esattamente sotto la grande resistenza superiore, perché di resistenza ne ha solo una. Quante cose possiamo fare in uno spazio di 50 x 50? Beh, sicuramente almeno due tipi di cose. Pizze colossali di diametro di 49 cm, quindi pizze tonde, napoletane o non napoletane, enormi, di quelle che si possono dividere tranquillamente già dalla prima uscita dopo appena 1 minuto e 10 di cottura, dividere in 8 spicchi e quindi far iniziare a mangiare tutti i nostri ospiti nel frattempo che passa un altro minuto o 1 minuto e 10 per sfornare la seconda pizza. Oppure possiamo fare enormi pizze al metro di larghezza sempre di 49 cm, lasciando quindi 1 centimetro di spazio utile sui bordi e di profondità variabile fino comunque a ulteriori 49 cm, una roba veramente enorme. Io in entrambi i casi ho fatto degli esperimenti e ve li mostrerò in questo video. Questo forno, come vi ho detto, è dotato di una sola resistenza e la resistenza superiore sta qui su ed è una mega resistenza da 3200 watt. Fate subito fuori tutte le paure, io a casa dispongo di un contratto da 3 kW normale e non è mai saltato il contatore. 3200 watt utilissimi a cuocere in rapidità e in maniera molto opportuna tutta la pizza per tutta la sua dimensione gigantesca, però senza avere problemi di contatore. Un compagno, perché c'è un compagno dedicato a questo forno, secondo la mia esperienza sul campo di questo periodo, dovrebbe essere la pala barella. Io ne ho una pala maiella fatta su misura per il forno N5 e adesso ve la mostro, vado a prenderla. Eccola qui, io non so se riesco a rendere l'idea della dimensione, comunque la appoggio nel forno aperto, giusto per capirci. Parliamo di una pala barella molto grande, ma è il compagno ideale di questo forno perché ci consente di fare la stesura e il condimento senza alcun patema d'animo e senza pensare alla preoccupazione che poi magari la pizza, essendo così grande e così estesa, si possa in qualche maniera bloccare su una pala tradizionale e poi non riuscire a farla scivolare sul biscotto. Ancora qualcosa da dire sull'utilizzo di questo forno è relativo agli impasti. Si possono fare pizze veramente giganti a partire dai 400-450 grammi fino ad arrivare a 600 e anche 650 grammi di impasto per ogni panetto, a seconda un po' del risultato che ciascuno di voi ha nella mente di ottenere. Il forno va in temperatura in un tempo onestamente sorprendentemente breve e in 45 minuti stiamo già infornando la nostra prima pizza con oltre 500 gradi raggiunti. Ci mettiamo subito al lavoro con l'amico Fulvio, io farò la stesura e a Fulvio invece lasciamo fare l'infornata perché questa pala se l'è fatta costruire lui dagli amici produttori della pala maiella e quindi lui la sa sicuramente utilizzare un po' meglio di me. Adesso spostiamoci subito sul tavolo da lavoro. Iniziamo come sempre la stesura aiutandoci con i polpastrelli e poi utilizzando un po' di tecnica dello schiaffo per allargare il disco di pasta e infine anche la tecnica dei pugni per raggiungere una dimensione ancora più ragguardevole. A questo punto possiamo trasferire il disco di pasta sopra la pala barella, dove provvediamo ad allargarlo ulteriormente conferendogli la forma che desideriamo e cercando di sfruttare le dimensioni di questo forno.
allarghiamo per bene, anche se non sembra, questa sarà alla fine una pizza tonda, una bella napoletanona. Mettiamo gli ingredienti, è una margherita, quindi passata di pomodoro, basilico, olio, formaggio grattugiato e fior di latte. E poi la filiamo a Fulvio che provvede all'infarinatura con la palamaiella. Dopo circa un minuto e 5, la pizza è sostanzialmente pronta e la possiamo estrarre. Guardate quanto è più grande della pala essenza di Pizza Party, che è di 34 cm. La portiamo sul tavolo, ve la mostro sotto, ben cotta, e poi la misuriamo. Uscita dal forno è di circa 47 cm. Dedichiamoci adesso alla seconda pizza. Allarghiamo anche in questo caso, considerate che i panetti di questi primi due esempi sono da 400 grammi. Mettiamo i condimenti anche stavolta addirittura la pizza è stata allargata ancora di più. Con il fior di latte siamo pronti e Fulvio può procedere all'infornata. Un altro minuto e 5, minuto e 10 massimo e la pizza è pronta. Andiamo a guardarla. Gigantesca anche questa, naturalmente. Ben cotta sopra e sotto, c'è di che essere effettivamente soddisfatti. Grandissima anche questa. Adesso ne facciamo un'altra con l'impasto, però da circa 550 grammi, quindi un po' più corposo. Qua gli conferiamo direttamente una forma particolarmente rotonda. Mettiamo gli ingredienti, chiudiamo con il fior di latte e siamo pronti ad andare in forno. Come sempre a infornare ci pensa il buon Fulvio, che è un colosso di 1,95 m. Aspettiamo la cottura, che è di circa 1 minuto e 10, e poi estraiamo la nostra pizza. Andiamo a vederla sul tavolo da lavoro, ma già si intravede che è molto ben cotta e tra l'altro molto bella. Quello che sta sotto sarebbe un piatto da pizza di quelli delle pizzerie, cioè gigantesco. Ne facciamo un'altra, la quarta pizza. Con Fulvio naturalmente ne abbiamo fatto molte di più, forse 12. Allarghiamo, perché questa è una pizza al metro, quindi gli conferiamo proprio la classica forma e il classico aspetto rettangolare. Mettiamo gli ingredienti anche in questo caso. Dopo la passata di pomodoro e l'olio, abbondante formaggio grattugiato e altrettanto abbondante basilico e fior di latte. Si può andare in forno. Dopo circa il consueto 1 minuto e 10, perché la resistenza lavora veramente molto bene, possiamo togliere la nostra pizza al metro, portarla sulla tavola e osservarla più da vicino. Immaginate che con pizze del genere tutti i vostri commensali saranno sazi in men che non si dica. Ben cotta sopra e sotto, scrocchia, e ora Fulvio, che approva, ci mostra questa piccola tornata di panetti da 550 grammi. Guardate che meraviglia!
Bene cari amici, adesso avete visto questo video fino in fondo, avete potuto vedere in azione il forno N5, avete visto anche che belle pizze che è capace di sfornare e soprattutto quanto queste pizze sono gigantesche. È un piacere, un divertimento sfornarle così grandi e in sostanza soddisfare l'appetito delle nostre combriccole di amici più o meno numerose e sempre in pochissimo tempo, veramente questione di pochissimi minuti. Io e Fulvio ci siamo divertiti, io continuo a divertirmi anche da solo e voi, se questo video vi è piaciuto, potreste lasciare un mi piace qui sotto. Se non siete ancora iscritti al mio canale, potreste approfittarne per iscrivervi e io comunque vi do appuntamento al prossimo video sempre in questo canale, ringraziandovi per essere stati qui.